Bayern Monaco-Inter finisce 2-0, probabilmente solo contro il Barcellona nel 2010, una sconfitta in Champions League mi era scivolata addosso in maniera più tranquilla. Si chiude la fase a gironi di questa Champions League con l'Inter qualificata agli ottavi di finale con un turno di anticipo in questo gruppo C, che molto probabilmente si tratta del gruppo più complicato, più equilibrato, più difficile di questa Champions 2022-2023. Subito dopo il fischio finale di questa partita tra Bayern ed Inter, il tecnico della formazione tedesca Julian Nagelsmann ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Inter che possono essere interpretate secondo me in vari modi differenti, da una chiave più positiva fino ad una sfumatura invece più negativa, ma se le andiamo a leggere in una maniera più oggettiva, andiamo a leggere solamente le dichiarazioni, cosa ha detto sull'Inter, secondo me possiamo andare ad analizzare, possiamo andare a fare alcune discussioni, perché solleva degli spunti molto interessanti sul cosa ha fatto l'Inter e soprattutto sul cosa potrà fare l'Inter in questa Champions League che stiamo vivendo e commentando. Quindi amiche e amici interisti, amiche e amici passione interisti, ben ritrovati nell'episodio di oggi in cui, come dicevo, prendo spunto dalle dichiarazioni di Nagelsmann per fare insieme a voi delle riflessioni su questa Inter in Champions League in vista del sorteggio di lunedì 7 novembre. Lo vivremo ovviamente insieme sui nostri canali fin dalla mattina con tutti gli approfondimenti, l'analisi e poi il commento ovviamente a quello che sarà il sorteggio per la fase di eliminazione diretta della Champions League, per cui vi invito subito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi immediatamente al nostro canale. Clic subito sul tasto iscriviti, così non vi perdete tutto l'avvicinamento, in mezzo poi una grande partita con la Juventus da seguire insieme a noi, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito, sperando anche in un pizzico di fortuna poi in questo sorteggio, ci serve veramente questa volta. Non perdiamo tempo però, partiamo subito dalle dichiarazioni di Nagelsmann, quindi per chi le avesse perse, per chi non sapesse di che cosa si sta parlando. Come sempre io consiglio di recuperarvi il video completo se volete farvi un'idea più precisa anche del come sono arrivate queste dichiarazioni, diciamo così. Vi lascio quindi in descrizione il link per chi volesse dal nostro sito passioninter.com per andarvi a guardare il video e ascoltare proprio il tono anche con cui vengono dette le cose. Qui vi leggo la traduzione delle parole del tecnico in conferenza stampa in risposta ad un giornalista italiano. Mi sono fatto tutta la trascrizione e Nagelsmann dice: sì, ho un'opinione precisa sull'Inter, ma non la dirò qui ora. Mi congratulo con voi per il passaggio del turno, avete una buona squadra, un buon allenatore e potete puntare a vincere. Se si supera la fase a gironi, si può sempre provare ad arrivare in fondo alla competizione. Questo vale tanto per noi quanto per loro. Loro ovviamente si riferisce all'Inter. In modo equilibrato abbiamo giocato 2 partite in cui abbiamo vinto 2 volte. Sarebbero anche potute finire in maniera contraria, ma alla fine penso che entrambe le vittorie siano state meritate e giuste. A questo livello a volte sono i dettagli a fare la differenza. Avrei altri pensieri da dire, ma li terrò per me. Questa dichiarazione, diciamo, si riallaccia un po' a come avevo aperto, ovvero ho un'opinione precisa sull'Inter, ma non la dirò qui ora. E lo dice con un accenno di sorriso sul volto, con cui chiude anche alla fine con l'ultima frase. Allora, ovviamente siamo tutti consapevoli, e penso che qui siamo tutti d'accordo, che soprattutto dopo una vittoria così a punteggio pieno, tra l'altro nel girone di Champions, in questo clima di rilassatezza che si è respirato in questa partita, parlando in pubblico, l'esaltazione dell'avversario sia abbastanza normale, anche perché guardandoci un po' con l'occhio più cattivo, diciamo così, parlar bene dell'avversario che hai battuto andata e ritorno valorizza ulteriormente anche il tuo lavoro, visto appunto che lo hai battuto entrambe le volte. Però un po' di scena quindi diciamo è normale, e quindi ovviamente va fatta un po' di tara a quelle che sono le dichiarazioni che fa il tecnico del Bayern Monaco appunto sul valore dell'Inter. Detto questo però, all'interno del club di Passione Inter in queste ore ci stavamo confrontando, stavamo commentando insieme queste dichiarazioni, perché innanzitutto volevamo cercare di capire che cosa intendesse dire Nagelsmann quando dice ho un'opinione sull'Inter ma non la dirò qui ora.
detta un po' col sorriso, questa frase, come dicevo, si presta a molte interpretazioni. Quindi da un estremo all'altro, dalla chiave più positiva si può pensare che Nagelsmann, visto che poi dice di un Inter che può puntare a vincere la Champions, potrebbe aver intravisto nell'Inter andata e ritorno un potenziale che non è stato ancora del tutto espresso e che quindi, se poi l'Inter dovesse effettivamente arrivare in fondo a questa Champions, potrebbe dire di non essere sorpreso, lo aveva già anticipato e ne aveva già parlato in questa conferenza, quindi se lo aspettava fin dalla fase a gironi. Al contrario, invece, all'estremo opposto della chiave negativa, c'è chi, come il nostro Simone, per esempio, diceva potrebbe anche avere una visione più negativa e sottintendere, per esempio, che se fosse stato dato il rigore al Barcellona per quel fallo di Dumfries nella gara appunto contro il Barça, forse le cose sarebbero andate diversamente in questo girone, visto che poi, tra l'altro, in un'altra frase che vi ho appena letto, parla anche di come a questi livelli siano veramente i dettagli a fare la differenza. Questi sono un po' due estremi, in mezzo ci sono tante sfumature. Io nei commenti sono curioso di sapere voi come le interpretate, soprattutto se avete visto o ascoltato il video che vi lascio in descrizione. In aggiunta, come dicevo, Nagelsmann comunque sostiene che l'Inter potrà puntare a vincere questa Champions perché ha una buona squadra e un buon allenatore. Qui ovviamente si apre il dibattito con le riflessioni che voglio fare io e dandovi la mia opinione per chiudere quindi questo capitolo sulla Champions League, sui gironi, prima di buttarci poi sui prossimi argomenti nelle prossime ore. Devo dire, facendo ovviamente la tara su queste dichiarazioni di Nagelsmann, lo ripeto per essere chiaro, mi ha sorpreso l'Inter vista in questo girone. Io non mi aspettavo sinceramente il passaggio del turno, l'ho detto all'inizio e lo ribadisco assolutamente ora. Allo stesso tempo, alla luce anche di questa sorpresa, non cambio però troppo la mia idea sul valore dell'Inter oggi in confronto al resto dei club europei, al resto dei club che hanno passato il turno, e quindi rispetto anche alle possibilità di andare avanti in questa Champions League. Superare questo girone è stata un'impresa e secondo me è giusto ribadirlo ogni volta in cui si presenta l'opportunità, perché il modo in cui siamo arrivati alla qualificazione secondo me certifica anche un passo in avanti a livello europeo che è sempre bene sottolineare perché non era assolutamente scontato, ed è un trend di crescita secondo me sicuramente molto importante che si porta avanti da alcuni anni a questa parte e ci stiamo consolidando probabilmente a questo livello. Economicamente è ancora più importante sottolineare questa impresa perché il passaggio del turno ha un peso molto molto rilevante sui conti dell'Inter. In questi giorni, piccolo spoiler per chi fosse interessato, stiamo spulciando con redazione di Passione Inter il bilancio dell'Inter, stiamo prendendo tanti appunti e i soldi della Champions sono estremamente importanti. Vi anticipo solo questo. Poi nei prossimi giorni, se siete interessati, fatemelo sapere nei commenti ovviamente, potremo portarvi un approfondimento proprio dettagliato sul bilancio con diverse novità importanti e lo sottolineeremo sicuramente in quella sede. Fatemi sapere anche qui nei commenti se siete interessati. Oltre però all'aspetto economico e ovviamente all'importanza dal punto di vista sportivo, perché è quello che interessa di più ai nostri tifosi e ai tifosi in generale, mi presento personalmente agli ottavi di finale con la convinzione che avevo anche in estate. Non è troppo cambiata quella convinzione, ovvero che l'Inter per me ha il potenziale per stare nelle prime 10 d'Europa, ho sempre detto, ovvero arrivare agli ottavi di finale e con un pizzico di fortuna nel sorteggio puntare al passaggio del turno, quindi rientrare nelle prime 8, ovvero ai quarti di finale. Al momento, mentre sto registrando, non si sono ancora giocate le ultime partite della fase a gironi, quindi non conosciamo ancora tutte le avversarie dell'Inter. In ogni caso, le possibili avversarie dell'Inter, in ogni caso la lista si è ristretta a Porto, Tottenham, Chelsea, Manchester City, una tra Real Madrid e Lipsia e una tra PSG e Benfica. Non so voi, ma io tra queste squadre non vedo tantissime squadre più forti del Barcellona, con cui ai gironi ce la siamo giocata molto bene, anzi abbiamo sfiorato tra andata e ritorno la doppia vittoria che probabilmente avremmo anche meritato per quello che abbiamo visto sul campo. Quindi anche chi pescherà l'Inter sono convinto che non sarà piuttosto felice, sarà comunque abbastanza preoccupato e con gran parte di quelle che ci sono sulla carta, visto quello che l'Inter ha fatto sul girone, ce la possiamo giocare. Poi
Da qui a dire che l'Inter può vincere questa Champions League, come ha dichiarato Nagelsmann, ci passa un mondo e personalmente non concordo in questo momento. Da questo girone di Champions io esco sicuramente con la sensazione di un Inter più consolidata, come dicevo, che tra l'altro con un Lukaku in più potrebbe fare ancora un altro passo in avanti importante, anche in campo europeo, ma nel confronto con le vere super big d'Europa, diciamo così, mi vedo ancora piuttosto indietro. L'esempio è il Bayern stesso che per certi versi ha rappresentato secondo me una doppia sfida simile a quella dell'anno scorso con il Liverpool, ma soprattutto col Real Madrid nei gironi prima. Intanto la differenza tra l'Inter dell'andata a San Siro contro il Bayern e l'Inter vista a Monaco di Baviera qualche ora fa c'è sicuramente, è netta, con tutte le attenuanti e le variabili del contesto differente tra le due partite, ma a me rimane sempre quella sensazione che se fosse successo qualcosa, se il Bayern avesse rischiato di non centrare un obiettivo, la vittoria, eccetera, eccetera, sì, qualcosa ci hanno concesso, abbiamo anche rischiato e forse meritavamo anche di andare in vantaggio, il Bayern ha segnato su dopo un rigore non dato all'Inter, per me piuttosto netto, e su un calcio d'angolo che nasce da un fallo su De Vrij, quindi gli episodi hanno girato un po' a loro favore, potevano girare invece dalla nostra parte, ma io credo che se si fosse arrivati ad un punto in cui se la vedono brutta e rischiano di non centrare l'obiettivo, sono più forti e ci avrebbero battuto. Questa è un po' la mia convinzione. Per me la distanza c'è ancora abbastanza netta tra noi e le super big d'Europa. Quindi vincere la Champions ci credo piuttosto poco oggi, però dico anche, in questi anni ci sono stati degli esempi come il Villarreal, l'Ajax o lo stesso Lipsia con lo stesso Nagelsmann alla guida, che hanno fatto dei cammini comunque molto importanti in Europa e quindi spazio per una sorpresa in queste stagioni c'è sempre stato. Per cui io penso che anche che l'Inter, con un pizzico di fortuna, con quello che abbiamo visto all'interno di questo girone di Champions, possa candidarsi ad essere quindi una potenziale sorpresa in questo senso. E su questo assolutamente sì, concordo con chi dice che rispetto a quello che commentavamo dopo il sorteggio di fine agosto, anch'io oggi ci credo un pochino di più. Non so voi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo. Voglio sapere nei commenti anche come avete interpretato quelle dichiarazioni di Nagelsmann, cosa sta pensando secondo voi Nagelsmann dell'Inter e che non può dire adesso, cosa si è tenuto nascosto. Quindi aspetto i vostri commenti per cercare di saperne di più e cercare di capire appunto l'opinione del tecnico del Bayern. Prima di salutarvi, in descrizione, oltre al video che potete recuperare appunto di Nagelsmann, vi lascio anche un ulteriore approfondimento che abbiamo pubblicato nelle scorse ore, che vi consiglio di recuperare. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate in descrizione anche questo, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui e vi consiglio di guardare anche questo video.